Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere cosa ti presenterà la tua anima nei prossimi 7, 8, 9 giorni per la tua evoluzione. Vediamo cosa può accadere, con quali energie ti confronterai affinché tu possa espandere la tua coscienza e andare incontro al tuo lavoro e al tuo capolavoro di vita quotidiano. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a praticare appunto la magia pratica, cioè consapevole, per la realizzazione della vostra vita di successo, abbattendo i vostri limiti, le vostre resistenze, andare incontro al Dharma, alla missione dell'anima. Ok? Per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, la mia tesi di laurea in naturopatia, Il risveglio della coscienza, è in formato PDF, scaricabile su PC, tablet o computer. Chi lo desidera può anche stamparlo in cartoleria. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Detto questo, partiamo subito. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesce, iniziamo con questi oracoli. Cosa è in serbo per te la tua anima nei prossimi giorni? Vediamo, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo un po' con quali energie ti confronterai. Domani. La risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Qua c'è un bellissimo tramonto. Il tramonto sta a indicare morte e rinascita, no? Come stiamo registrando questo video durante il periodo dello Scorpione, proprio la morte e la rinascita, e quindi è come se questa è una carta che mi sta parlando ehm, di fluire, di fluire. Domani, nel senso, cos'è il domani? Il domani è già qui, non esiste il futuro, no? È la nostra mente razionale che percepisce una linea temporale, passato, presente e futuro. E quindi è come se ti dovessi lasciare fluire con pazienza, procedi con fiducia. È una carta di godimento lenta che mi parla dell'accudire con pazienza. Quindi questi giorni sono giorni volti all'accudire con pazienza, perché le risposte che cerchi sono nel futuro, cioè si sta maturando in te quel germoglio che sboccerà domani. Ok, quindi accudisci con pazienza, mi dicono. Le cose che accadono saranno funzionali proprio a questo. Il tramonto è una morte e una rinascita. Quando noi dormiamo è una piccola morte, no? Ossia noi attraversiamo la grande soglia quando ci addormentiamo e quindi questo ci permette di bruciare karma. L'adempimento di quello che stai chiedendo ha a che fare con un nuovo karma, quindi un karma ripulito, quindi riposati di più in questa settimana, in questi prossimi giorni ti stanno dicendo, perché ogni volta che tu dormi, anche solo per 20 minuti, attraversi la grande soglia che ha a che fare col bruciare karma, va bene? Vediamo di cosa mi parla questa carta nello specifico. Pesci. Questi prossimi 7-8 giorni. Di cosa mi parla la carta del domani? La risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Nove di denari, regina di denari, wow, il due di coppe, aspiterina. Guarda, mi parlano sia di una situazione economica che va tutto bene, mi dicono. Cioè, nove di denari, regina di denari, mi parlano di una situazione economica che va bene, che procede, o di mantenere la pazienza affinché tu possa vedere i frutti nel domani, perché già ci sono, hai già investito. E poi mi parlano di questo amore, di questo due di coppe. Mi dicono di procedere con fiducia perché il due di coppe mi parla di un amore che è alle porte. Se non lo stai già vivendo, mi dicono che è alle porte questo amore del due di coppe.
Probabilmente stai avendo a che fare con una persona più concentrata sulle sue cose lavorative o sul suo benessere personale e quindi ti può sembrare che non ti dia lo spazio necessario, però ti dicono la risposta è nel futuro, procedi con fiducia, occupati delle tue cose, sii paziente, perché le cose si predisporranno in tuo favore, con questo accudire, la regina di denari accudisce, no? È paziente, e qua abbiamo un due di coppe bellissimo. Vediamo un po' con i tarocchi dell'indovino. Di cosa mi parla? 9 di denari, regina di denari, 2 di coppe. Per esempio, se stai avendo a che fare con una persona più concentrata su di sé, no? Qua c'è l'amore condiviso, quindi fiducia, pazienza, mi dicono. Oppure se non c'è nessuno e stai pensando a questo amore, non ti preoccupare, ti dicono, abbi fede. Vediamo cosa mi dicono queste qua. La giustizia. Discorsi. Gli amanti, assolutamente sì. Un grande amore c'è per te. Ti parlerà qualcuno per giustizia divina. Qua c'è un grande amore per te. Magari tu stai parlando con qualcuno perché vorresti maggiore impegno da parte di questa persona o hai parlato a questa persona per quanto riguarda, sì, un maggiore impegno o vorresti un amore che si impegni. Guarda che è in arrivo, eccolo, Per quanto riguarda le questioni, anche per quanto riguarda le questioni economiche, mi dicono che si sistemeranno delle cose inerenti alle questioni economiche. Va bene? La giustizia mi parla di sistemare cose inerenti alle questioni economiche. Mi dicono solo un po' di pazienza, la risposta nel futuro, cioè perché tutto fluisce, vedo comunque, mi spiego? Mm-mm. Va bene, vediamo un po' adesso cosa mi raccontano gli altri oracoli. Questi, che sono gli oracoli delle relazioni, che mettono anche l'attenzione su quello che stai vivendo a livello emozionale, al di là se c'è qualcuno o meno, relazioni interpersonali, relazioni d'amore. Vediamo cosa mi raccontano questi oracoli per te. Non è la tua anima gemella. Alcuni di voi hanno preso per una persona, per la persona che... Allora, questa carta richiederebbe un video più approfondito. Non è la tua anima gemella, però qua mi esce l'amore. Molti di voi hanno creduto che hanno investito molto in una relazione da un punto di vista egoico, ok? Mi dicono che se questo è il tuo caso, quella persona ti è servita affinché tu potessi bruciare paure e attaccamenti. Presto arriverà l'amore che ti spetta per diritto divino, come è uscita prima la giustizia. Ok, quindi è come se fossimo stati un po' disillusi, un po'... Ma perché? Perché l'ego ci mette poi il carico una domanda, no? Vuole possedere, controllare qualcuno, una persona. E mi dicono, se è questo il tuo caso, hai avuto a che fare con una persona che non ti corrispondeva in questo senso, seppur hai dato tanto, hai avuto pazienza, hai voluto accudire questa relazione, tu hai accudito le tue emozioni, perché ogni persona è una maschera del divino. Arriva una persona per farti sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che ti separano dal vero amore. E qui c'è un vero amore per te. Fammi chiarire questa carta, poi l'amore lo andiamo a vedere nello specifico, tra un po'. Di cosa mi parlano nella tua anima gemella? Di cosa mi parla la carta nella tua anima gemella? Quindi cosa accade in questa settimana? In questi prossimi 7-8 giorni? Cavaliere di coppe. Il diavolo. La torre. Sì, si è rotta una relazione. O può essere che si è rotto qualcosa, è successo qualcosa. Qualsiasi cosa sia successo può accadere in questa settimana. Mi dicono
che qua abbiamo il diavolo che ha anche situazioni di manipolazione, situazioni di nocive che parlano dell'ego fondamentalmente, no? La mente razionale, come se avessi creduto in qualcuno e tutto è venuto giù. Sappi che questa cosa che è venuta giù o può accadere in questa settimana, in questi prossimi giorni, ha a che fare con l'integrazione di una lezione spirituale, bruciare paure e attaccamenti. Qua c'è una torre che distrugge una situazione, soprattutto paure e attaccamenti, il diavolo che ti separano dal vero amore. Magari hai voluto controllare una relazione, darti a tutti i costi a qualcuno e quindi queste erano vicissitudini dell'ego, ma allo stesso tempo facevano parte di un karma, fanno parte di un karma affinché tu possa distruggere il vecchio e aprirti al nuovo. Ok? Sette di spade, ci sono state un po' di bugie, menzogne, terze persone. Sì, allora qua c'è un forte dolore che si sta elaborando, si è già elaborato, si può elaborare in questa settimana. I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e affidarci adesso agli eventi. Gli eventi accadono perché devono accadere, cioè sono enti, entità, spiriti, non li puoi controllare fino a quando tu non ti affidi ad essi. Se ti affidi si scioglieranno le paure e gli attaccamenti ancora prima per farti arrivare questo amore qui. Vediamo un po' di cosa mi parla l'amore nello specifico. Vediamo, allora, mettiamoci questa. Allora, metterò una fila dell'amore per te e la persona che ti arriva incontro, perché qua la vedo. Allora. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci prossimi giorni in amore? Sì, 9 di spade, re di spade, il mago, wow. Guarda, io qua vedo un'opportunità con qualcuno, c'è il mago, me lo dicevano anche qui. Qua abbiamo una persona che sa esattamente cosa vuole manifestare, il mago ha tutti gli strumenti per manifestare una relazione sana e appagante, no? Io qua vedo questa opportunità. Non so se è la stessa persona o una persona nuova. Qua mi dice non è la tua anima gemella, forse è la persona a cui stavi pensando. Qua vedo preoccupazioni, 9 di spade, angosce rispetto a questa persona qui, re di spade. Una persona che è più fredda, si è mantenuta più fredda, distaccata, però subito dopo c'è il bagatto, c'è il mago. Io qua vedo un'opportunità, assolutamente sì. L'appeso, mi parla di una sensazione che era ferma, l'aspettare, attesa, attesa. Vediamo chi è questa opportunità. Vediamo che energia ha la tua persona di interesse nei tuoi confronti o la persona che può arrivare. Il diavolo, di nuovo. 4 di bastoni, l'asso ai denari. Allora, qua c'è qualcuno che vuole ottenere assolutamente con te un'opportunità, asso ai denari e 4 di bastoni, un incontro pieno di passione che porta a un'opportunità in concreto, asso ai denari. Asso di denari. C'è un'opportunità che ne vale la pena, mi dicono. Assolutamente sì. O c'è già questa persona e tu hai le reminiscenze di vecchie situazioni manipolative, mi dicono che questa opportunità c'è assolutamente. Questa persona vuole darti proprio questo, il re di denari, una persona che arriva con le idee molto chiare, una persona di spessore, di valore. Non è un mingherlino, ecco, questo è. Credo che ti apri una nuova opportunità, però ovviamente siamo migliaia. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te nei prossimi giorni. Due di coppe di nuovo, sì. Paggio di coppe. Wow, l'imperatrice, ragazze mie, e non so che succede qua in questi giorni, l'amore proprio è
esplode per te. Qua abbiamo un amore condiviso, paggio di coppe, una persona che ti corteggia, è amorevole nei tuoi confronti, e l'imperatrice è una persona che ti dà tutto ciò che meriti. Io non so, avete avuto a che fare qua con una persona, forse nel mese di aprile. Questo è un dato in più, di cui ti porti ancora gli strascichi, no? Le reminiscenze di questa cosa. No, e qua è un amore che ne vale veramente la pena. Guarda che fila, imperatrice, bagatto, asso i denari. O è una persona nuova, o una persona che state già vivendo questa relazione, però assolutamente qua c'è in questa settimana questo. Cioè i prossimi 7-8 giorni, insomma. O comunque ognuno ha i suoi tempi, però qua con la carta non è la tua anima gemella, avete avuto a che fare con una situazione di inganni, di manipolazione, magari un po' di mancanza di fiducia o di una persona che magari è più concentrata su di sé, non lo so. Però queste sono chiarissime le carte. Qua abbiamo i segni del toro, del capricorno, del gemelli, acquario, bilancia e vergine. Vediamo energia positiva per te. Energia positiva 8 i denari. Qua c'è una persona che si vuole sforzare, si impegna, ma lo vedrai infatti. Energia negativa, la stella. Hai perso un po' la speranza o la fiducia in amore, però qua la ritrovi. La stella è la speranza, no? L'essere guidati dalla buona stella, aver perso un po' le speranze in questo. Assolutamente no, guarda qua. La luna, vedi le paure legate a un amore condiviso, vero? Mm, assolutamente sì, non ho altro da aggiungere qua. Fammi chiarire un attimo, questa non è la tua anima gemella, qua sopra con i tarocchi l'indovino, che è successo qua? Non è la tua anima gemella. Cosa mi potete dire su questa carta ancora? No, l'avventura, questa è una carta positiva. Gravidanza, eccesso, la ruota della fortuna è il contrario. Qua siete state disilluse da un amore, ok? È chiarissimo, siete state disilluse da un amore. Il destino è stato avverso, il destino ha giocato contro e c'era un karma da evolvere qui, però qua cambia tutto. Cioè per te questa cosa è un punto e a capo, un qualcosa di strepitoso che ti arriva, che nemmeno te l'aspetti, perché poi quando stiamo giù, 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 non ci aspettiamo proprio le cose. Guarda, la giustizia di nuovo, assolutamente. Quindi ragazze, per voi è uno shock questa cosa, sono contenta di darvi queste notizie, guarda. Vediamo cosa ti dirà questa persona, perché è una delle stese più belle queste. Allora, vediamo. Cosa ti dirà questa persona? Questi sono i miei oracoli, lui e lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se stai percependo una persona insicura, o comunque scusami, una persona che sembra sicura di se stessa, aspetta, non è così, è apparenza, perché qua cioè, ti fa sembrare che è una persona fredda, una persona magari un po' più sulle sue, o una persona che non si dà, è solo apparenza. Aspetta, ricordati questa carta qui, fiducia. Nel domani sta la tua risposta. Cos'altro? Con te posso essere autentico, ci sarà molta verità, autenticità l'uno con l'altra. Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Allora, per alcuni di voi è una persona che già conoscete, che pensavi ti avessi dimenticato, ci sia stata questa rottura qui, e tu hai potuto pensare che non era la tua anima gemella, per alcune, per alcuni di voi. Però qua tu vedrai con certezza che c'è una persona che si impegna e ti dà ciò che meriti, nonostante tu abbia perso un po' le speranze, ok? Per altre invece è l'amore che non ti ha mai dimenticato e quindi che arriva a te con questa apertura, quindi il consiglio delle carte è affidati, ok? Wow, questo è un colossal, ragazzi. Ragazzi,
E forte il segno dell'acquario anche. Ragazze mie, ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, non ho altro da aggiungere. E concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.